Gemelli maggio 2025. Maggio inizia lento, ma finisce in corsa. Per gran parte del mese ti sentirai in una fase di osservazione, di valutazione silenziosa. Hai bisogno di capire chi sei diventato dopo tutto ciò che hai attraversato. Fino al 20 maggio, il sole è ancora alle tue spalle, in Toro, e ti invita a rallentare, ascoltare, lasciare andare ciò che non serve più. Ma il cielo cambia volto nella terza parte del mese. Il 25 maggio, Giove entra nel tuo segno, aprendo un nuovo ciclo di espansione personale che durerà un anno. È l'inizio di una fase nuova, più leggera, brillante, piena di possibilità, ma dovrai scegliere con consapevolezza cosa portare con te e cosa lasciare nel passato. Amore, fino al 20 maggio sei più chiuso in te stesso. Non è disamore né distanza vera, è introspezione, stanchezza, bisogno di silenzio. Hai molte cose dentro che stai elaborando e forse non riesci a condividerle del tutto, nemmeno con chi ti è vicino. Questo può creare fraintendimenti, soprattutto se l'altro ti percepisce distante o disinteressato. Se nella coppia ci sono già tensioni o dinamiche non chiarite, tra il 6 e il 12 maggio potrebbero acuirsi. La luna piena in Scorpione porta in superficie emozioni che non riesci più a trattenere. Meglio affrontare, piuttosto che esplodere o fuggire. Non lasciare che il non detto diventi distanza. Dal 20 maggio, quando il sole entra nel tuo segno, e soprattutto dal 25 maggio, con Giove che arriva nei Gemelli, cambia tutto. Ritorni a essere più leggero, aperto, curioso, con voglia di dialogare, ridere, riscoprire l'altro con occhi nuovi. Se il legame è sano, potete ripartire da una nuova complicità, anche risvegliando la parte più giocosa e vivace del rapporto. Se invece ti rendi conto che state portando avanti qualcosa che non ti rappresenta più, sarai tu il primo a voler cambiare le regole. L'amore per te deve essere libertà mentale, spazio emotivo e voglia di scoprirsi ogni giorno. Se manca questo, anche il cuore si chiude. Single. Non è il mese del colpo di fulmine, ma potrebbe esserlo della presa di coscienza. Ti stai osservando da fuori. Ti chiedi chi sei diventato, cosa vuoi davvero, chi ti somiglia davvero e chi invece oggi non ha più accesso al tuo cuore. Questa selezione interiore, anche se silenziosa, è profonda. Non ti accontenti più, non vuoi più rapporti a metà, attenzioni intermittenti o giochi di potere travestiti da seduzione. I primi 20 giorni del mese ti vedono più riflessivo, forse poco socievole o meno reattivo del solito. Ma dopo il 20, con l'ingresso del Sole e di Giove nel tuo segno, torna la tua voglia di esplorare, flirtare, giocare con la vita. La tua luce interiore riaccende anche il desiderio. Ma questa volta non ti basta l'attrazione. Vuoi connessione mentale. Attenzione però a non farti travolgere solo dall'entusiasmo o dal bisogno di sentirti cercato. Scegli con consapevolezza e non dimenticare quello che hai imparato nei mesi di solitudine. Un ritorno dal passato è possibile. Qualcuno potrebbe cercarti, magari in modo inaspettato. Ma la vera domanda è: sei ancora la stessa persona che lo desiderava? O oggi vuoi altro, altrove, da qualcun altro? Non è il momento di cercare chi ti manca, è il momento di cercare chi ti somiglia. Lavoro. Nella prima parte del mese si lavora dietro le quinte. C'è qualcosa che si chiude, forse in silenzio, forse dentro di te. Stai sistemando le ultime cose, rivedendo collaborazioni, contatti, strutture che non ti rappresentano più. È un momento di riorganizzazione interiore prima che di azione vera e propria. Evita scelte impulsive tra il 6 e il 12, soprattutto se senti stanchezza, noia o insoddisfazione. Il rischio è prendere decisioni drastiche solo per uscire da qualcosa, senza avere una vera alternativa strutturata. Ma qualcosa cambia radicalmente dal 20 maggio, quando il sole entra nel tuo segno.
seguito da Giove il 25. Mercurio, tuo pianeta guida, inizia a recuperare velocità e chiarezza, e tu torni a vedere lontano. Da quel momento inizia una fase di vera espansione professionale e mentale. Nuove idee che ti rappresentano davvero incontri stimolanti, possibilità di lanciare qualcosa di tuo, apertura a settori che fino a poco fa sembravano fuori portata. Molti gemelli inizieranno a lavorare su una nuova versione di sé, anche radicalmente, diversa. Cambiare lavoro, stile, approccio, immagine pubblica o addirittura scoprire una vocazione mai seguita finora. La parola chiave sarà espandersi senza disperdersi, sia alla creatività, alla varietà, ai contatti. Ma scegli dove concentrare la tua energia per non tornare nel solito caos. Il tuo talento sta nella visione, ma la vera svolta sarà restare dove puoi, davvero farla fiorire. Soldi e risorse. Le finanze non sono in crisi, ma stanno richiedendo più consapevolezza. Negli ultimi mesi potresti aver speso di più per compensare stanchezza, bisogno di evasione o semplicemente per riempire vuoti interiori. Ora il cielo ti chiede di fare i conti, non solo con il portafoglio, ma con quello che dai, con quello che ricevi e con quello che tolleri senza ritorno. Maggio è un mese utile per rivedere abitudini di spesa, chiudere abbonamenti inutili, sistemare conti in sospeso o burocrazia trascurata, fare chiarezza su come e dove investi tempo, energia, denaro. Fino al 20. Sii cauto. Le entrate sono stabili ma non ancora in crescita. Evita spese impulsive o investimenti fatti per insicurezza o fretta di cambiare. La vera svolta arriva dal 25 maggio, con Giove che entra nel tuo segno. Qui inizia un nuovo ciclo che può portare occasioni economiche, proposte, visibilità, ma a una condizione. Devi credere nel tuo valore e avere una direzione chiara. Guadagnerai di più se impari a parlare di te, se ti presenti con autenticità, se mostri il tuo talento senza sminuirlo. Non sarà più il tempo di accontentarsi. È il tempo di imparare che risorse non significa solo soldi. Significa rispetto, scambio, energia. Non dire sì per paura di perdere. Di no per creare lo spazio giusto dove dire finalmente sì a ciò che vale davvero. Viaggi e spostamenti. All'inizio del mese potresti sentirti più statico o vincolato da impegni pratici, ma qualcosa cambia dopo il 20. Sole e Giove nel tuo segno attivano il desiderio di muoverti, incontrare, esplorare. Viaggi brevi, weekend, contatti con persone lontane o anche un ritorno in un luogo che per te è stato significativo. Dal 25, se hai desiderato trasferirti, cambiare casa o lavoro, inizia la fase in cui tutto può succedere. Dove vai non è più solo un luogo, è anche una nuova versione di te che stai per incontrare. Mente, energia, stato d'animo. Fino al 20 ti sentirai in ritiro. La tua energia è più bassa, come se stessi preparando un salto importante, ma non fosse ancora il momento. È normale, stai chiudendo un ciclo. Non forzare l'azione. Ascolta, riposa, rifletti. Dal 25 tutto cambia. Ti sentirai più sveglio, ispirato, curioso. È il momento in cui senti che la vita ti chiama di nuovo fuori, ma con occhi nuovi. Tornerai a essere te stesso, in una versione più vera. Rapporti sociali e famiglia. Alcune dinamiche familiari possono pesare, soprattutto se ti senti tu quello che deve sempre capire gli altri. Maggio ti insegna che essere disponibili non significa annullarsi. Chiarimenti possibili con un parente, madre, fratello, sorella, specie se non c'è stata comunicazione nei mesi scorsi. Dopo il 20 tornano voglia di uscire, socializzare, frequentare ambienti nuovi o persone stimolanti. Sarà importante non chiuderti nel tuo mondo, ma mostrare chi sei diventato. Giorni forti. 9 maggio. Ricevi un'intuizione chiara. 20 maggio. Sole nel tuo segno. Inizia la tua stagione. 25 maggio. Giove entra in Gemelli. Svolta.
Giorni critici. 6 maggio. Attenzione ai malintesi sul lavoro. 12 maggio. Luna piena in Scorpione. Non trattenere l'emotività. 18 maggio. Tensione tra quello che senti e quello che devi fare. Il messaggio delle stelle. Il tempo dell'attesa. È finito. Da qui in poi la tua luce non ha più bisogno di permesso per brillare. Non devi adattarti. Devi solo riconoscere che sei già cambiato. Non portare nel futuro le versioni di te che non credono più nei sogni. Gemelli, maggio è il tuo confine tra il prima e il dopo. Stai per rinascere, ma non come prima. Questa volta sarà più vero, più tuo, più scelto. Giove entra nel tuo segno e ti dice: ora sei tu a scrivere la storia. Non serve rincorrere, spiegare, adattarsi. Serve solo riconoscere quanto sei cambiato e decidere cosa portare con te. Se qualcosa ti ha toccato, scrivimi nei commenti. Raccontami cosa stai lasciando andare e cosa finalmente stai scegliendo per te. Ci vediamo presto, sotto le stelle.